Questo programma è offerto da Eccoci di nuovo ospiti della splendida azienda vitivinicola La Spinosa. Oggi con un prodotto di una categoria che non trattiamo molto spesso. Trattasi di un R15 ed è il Ruger AR556 nella sua ultimissima configurazione. Vediamo un po' di cosa stiamo parlando. È un R15 classico come impostazione meccanica, direct impingement, quindi presa diretta, che però è fornito di serie con un sacco di chicche. Vediamo subito una. Freno di bocca in volata, che è comunque filettato un mezzo 28, quindi potete montare quello che volete con quella filettatura, ma che comunque ha fori radiali che gli consentono di avere un'ottima efficienza con un profilo molto ridotto, e anche le dimensioni infatti sono belle compatte. Abbiamo una canna che ha un passo di 1,8, calibro 2,23 Remington naturalmente, ed è contenuta all'interno, protetta, da un guardamano di tipo M-LOK dalla forma molto slim. Come potete vedere io ho mani molto piccole, ma riesco ad abbracciare praticamente le dita, riesco a chiudere la mano, veramente slim, ed è una cosa che è molto comoda quando si fa un esercizio di tiro dinamico. È dotata di soltanto due inserti piccatini anteriormente e posteriormente vicino all'upper receiver, in modo tale da poter montare mire di backup eventualmente, mentre la parte centrale è lasciata liscia. Gli inserti M-LOK sono soltanto attorno al guardamano, tranne che ore 12. Arrivando sull'upper receiver, togliamo il caricatore intanto. Possiamo notare la pregevole lavorazione e finitura del bolt carrier, che a dispetto del budget al quale quest'arma si riferisce è veramente molto ben rifinito e non ci sono segni di lavorazione di alcun tipo. La fornitura di base è B5 System, notiamo questa pistol grip dal profilo molto verticale per essere, e con gli inserti grippanti estremamente aggressivi. Qui c'è da farci il callo perché non mollano. La sicura è classica R15 a due posizioni di tipo ambidestro. Questa sicura agisce su uno scatto che è un po' il protagonista di questo allestimento, perché siamo abituati con gli R15 classici che gli scatti sono molto pesanti, ma guardate, lo scatto di serie è un due tempi ed è piuttosto leggero, quasi non viene voglia di metterci un geyser, veramente valido, e questa è una cosa che cambierà tanto le cose quando si va in poligono. Andando dietro abbiamo la pala del calcio, sempre B5 System, con leva di regolazione che ci consente di collassarlo o di estenderlo completamente in base alle nostre preferenze e caratteristiche fisiche. Ed è dotato di un praticissimo inserto QD che ci consente di utilizzare le magliette a sgancio rapido della cinghia, per giunta con lavorazione interna senza la possibilità di ruotarlo. Questa è anche una grande comodità e finezza. Un'arma interessante che per partire è sicuramente una gran bella scelta, ma d'altronde su quest'arma devo montare qualcosa perché di serie è fornita senza mire, e quindi ne approfitteremo per fare uno studio su quale soluzione potrebbe essere meglio. Abbiamo una R15 con canna da 16 pollici e mezzo, quindi che consente di sfruttare le potenzialità del 223 al massimo quasi. E quindi cosa useremo? Useremo da una parte la combo EOTech XPS2
con il suo magnifier, mentre dall'altra avremo un cannocchiale della Sig Sauer, nello specifico il Tango MSR 1.6x24, già dotato di scope mount. Entrambi oggetti molto specifici e specialistici, ma che si rivolgono allo stesso utilizzatore e cercano di soddisfare la stessa esigenza. Vediamoli nel dettaglio. Abbiamo l'EOTech, super famoso, super collaudato prodotto di tipo militare. Non è un red dot come molti potrebbero pensare, ma è un olografico. La tecnologia consente di avere un reticolo più fine, infatti il punto centrale dell'EOTech, del circle dot dell'EOTech, è semplicemente un MOA, il che consente tiri tendenzialmente più precisi. Abbiamo lateralmente i comandi, se teniamo premuto la freccia in alto il dispositivo si accende e ovviamente dopo ci giostriamo con i due pulsanti per l'aumento o la diminuzione dell'intensità. Se premuti contemporaneamente ci consentono di spegnere completamente il dispositivo. È alimentato da una singola batteria CR123 anteriormente, il che lo rende come lunghezza piuttosto compatto. Classico per EOTech è la dotazione di questa cornice che lo rende estremamente robusto e inattaccabile quasi agli abusi. Viene completato da una leva a sgancio rapido che consente di montarlo e smontarlo in un battibaleno. La stessa EOTech in questo splendido bundle kit fornisce il magnifier, un magnifier che ci consente di aumentare a 3x l'ingrandimento zero del nostro dispositivo. È dotato naturalmente di sistema flip up che ci consente di ribaltarlo lateralmente e quindi usarlo o non usarlo in base alla distanza a cui dobbiamo tirare. È dotato anch'esso, come l'XPS2, di un pratico sgancio rapido, anch'esso naturalmente regolabile. A questa tipologia di sistema, quindi magnifier e olografico o red dot, si contrappone l'utilizzo di un LPVO che cerca di svolgere lo stesso compito. Nello specifico il Tango MSR 1.6x24 della Sig Sauer. Vediamo che di serie sono graditissimi forniti cap flip up ad apertura a molla, assolutamente un must per poterlo impiegare subito a cuor leggero. Ha una leva degli ingrandimenti di tipo super maggiorato con zigrini molto aggressivi e un inserto in fibra ottica che ci consente di avere dare una rapida occhiata su che livello di ingrandimento siamo. Il reticolo è un incrocio tra un reticolo BDC e un circle dot, il che ci consente a distanze relativamente brevi di avere una rapida acquisizione e a distanze lontane di poter compensare la caduta del 5,56 in questo caso specifico. Le torrette sono di tipo coperto, come si conviene a questo tipo di ottiche, e i click sono da mezzo MOA a 100 metri. Oltre alle due torrette per alza e deriva, naturalmente abbiamo la torretta per l'intensità dell'illuminazione, che a livelli particolarmente alti è veramente daylight bright, come si dice, cioè proprio di giorno, quasi come un red dot, è veramente intensa, e va da 0 a 11 livelli di illuminazione, il che consente di coprire qualsiasi condizione di luce noi ci troveremo ad affrontare. Beh, non resta che andare sul campo e vedere quale delle due filosofie ci piacerà di più. Eccoci finalmente allo Shooting Sport Training di Montopoli per provare il nostro Ruger. In questa configurazione andremo a esaminare quelle che sono le sue capacità sia alla corta distanza, molto corta, che alla relativa media distanza. Lo faremo impiegando una munizione un po' inconsueta per questo impiego, cioè delle Federal 223 Federal Varmint Predator. Sono delle jacket hollow point, quindi una munizione da caccia, da varminting come la chiamano gli americani, per i piccoli nocivi, con una pala da 50 grani molto leggera e che quindi su una canna da 16 pollici dovrebbe andare veramente forte. Vediamo se sarà un vantaggio.
Eccoci al nostro esercizio. Porteremo il nostro Ruger da 7 metri, come vediamo qui in questo bersaglio da IPSC che abbiamo posizionato, cercando di mettere 2 colpi nell'alfa per poi switchare con gli ingrandimenti da 1x a 6x per ingaggiare 2 volte una di quelle 2 piastre laggiù in fondo a circa 50 metri scarsi. Cercheremo di farlo in maniera più veloce possibile e nel mezzo ci metteremo anche un cambio caricatore, quindi avremo 2 colpi qui, 2 colpi sulla piastra, cambio caricatore, 2 colpi qui, 2 colpi sulla piastra. Spero di farcela. Dunque, qui era abbastanza facile, diciamo che con un R15 tutti i santi ti aiutano e a 7 metri i 2 double tap sono andati abbastanza bene. Il bello degli LPVO, cioè delle ottiche a basso ingrandimento, è che appunto con entrambi gli occhi aperti riesci a fare quasi quello che puoi fare con un Red Dot e l'immediatezza è stata totale nell'acquisizione del bersaglio. Eccoci al piattino incriminato, vediamo che abbiamo questo è stato il primo colpo se non erro e poi dopo il secondo e poi è stato il cambio di nuovo e questi gli altri 2. Io sono abbastanza soddisfatto, c'è da dire che la nostra è stata una forzatura addestrativa come si dice, perché oggettivamente potevo tranquillamente tirare a 1x anche a questa distanza, ma ho voluto creare una situazione più complicata del necessario per vedere quanto realmente fosse facile, fruibile la leva degli ingrandimenti rapidi e il passaggio da un ingrandimento all'altro, dal minimo al massimo, per giunta a una distanza abbastanza sconfortevole, perché più sono gli ingrandimenti e più si restringe il nostro campo visivo e a queste distanze può rompere le scatole, ma l'ottica si comporta veramente tanto bene e anche se ingrandimenti sono abbastanza elevati per 50 metri, io mi sono trovato assolutamente a mio agio, anche perché il binomio ottica e arma è veramente ottimo. Abbiamo infatti questo freno di bocca che ha aiutato veramente tanto a fare quello che si chiama il follow through, cioè continuare a mirare dove si è sparato anche dopo che il colpo è partito, per fare in modo di ritornare sempre lì ogni volta che abbiamo premuto il grilletto. E infatti pam bam è stato molto facile ripetere il colpo. La stina si è rivelata, come immaginavo, molto confortevole, ha questo profilo senza piccatini integrali, appunto come abbiamo detto, che è molto comoda da acchiappare in C-clamp, come si usa a fare praticamente oggi nei fucili da competizione, il che rende molto facile le transizioni destra-sinistra. Tutto questo pacchetto rende fornisce una grande versatilità che ti consente di fare tiri sia, come abbiamo visto, veramente tanto vicino e in velocità, anche a distanze impegnative, perché qui abbiamo 16 pollici e 6x, potremmo andare anche intorno ai 400-500 metri se il poligono ce lo consente. Che dire, il top della flessibilità in un pacchetto veramente prestazionale. Non dimentichiamo lo scatto che per un'arma di serie si è rivelato, come immaginavo, veramente eccezionale, double stage, ma veramente leggero per il tipo e fruibilissimo. Un'eccezione nelle armi di questa categoria. Che dire, il massimo del divertimento e della flessibilità, indubbiamente. Eccoci tornati allo Shooting Sport Training di Montopoli per provare il nostro setup con AR556 della Ruger e EOTech XPS2 Green insieme al suo compagno di brand L3 Magnifier. Li proveremo per cercare di capire quali sono i veri vantaggi dell'utilizzo di un DOT, che non è un DOT ma è un olografico, insieme a un magnifier, e li metteremo a confronto, ma ora mettiamoci al lavoro. Vediamo dunque questo esercizio
e ci è venuto in mente un po' così. Allora, abbiamo una sagoma IPSC qui a 7 metri circa di distanza dal nostro punto in cui incominciamo a sparare, la nostra posizione di tiro. Poi avremo quella lì che è a circa 10 metri scarsi e poi avremo quei due plates piccolini laggiù in fondo a circa 50 metri. L'esercizio si svolgerà in questa maniera. Andremo ad attingere con 2 colpi questa sagoma, 2 colpi quella sagoma, utilizzando solo ed esclusivamente il mirino olografico. Poi, una volta che avremo attinto i 2 bersagli, switcheremo con il Magnifier e faremo 2 double tap direttamente sui nostri gong laggiù in fondo e vedremo quanto incisivo sarà il contributo del Magnifier nell'acquisizione di bersagli non esattamente vicinissimi. Eccoci qua al primo bersaglio. Qui c'è da dire che la grande visibilità che ti dà l'EOTech, la grande high picture, è premiante, soprattutto come velocità. È un punto doppio alfa, onesto, switchato quell'altro, anche qui doppio alfa, anche se ho avuto un po' di fretta, infatti il primo l'ho mollato qui al limite, ho avuto troppa fretta di ingaggiare il bersaglio. E poi dopo ci sono gli altri due che adesso andiamo a vedere, che non sono malaccio. Eccoci dunque ai piattini, vediamo la prima doppietta, abbastanza soddisfacente. Qui sono andato un po' a rischio, anche perché il Magnifier l'abbiamo tirato in maniera abbastanza sbrigativa, quindi non sapevo se ero proprio in center mass, però ci siamo andati dentro. Poi siamo passati al secondo, che ha avuto una buona altezza con un po' di dispersione verticale, ma tutto sommato, considerando che l'esercizio premiava la velocità, diciamo che siamo piuttosto soddisfatti. Il cambio tra disingaggiato e ingaggiato è molto agevole e veramente morbido, e qui si è dimostrato molto utile anche la protezione gommata, perché ci ha consentito appunto di avere subito un solido grip e senza stare troppo a pensare oddio l'ho preso bene, non l'ho preso bene, per riuscire a farlo arrivare nella sua posizione finale. È sicuramente un sistema di puntamento molto flessibile. Che dire, meglio il PVO, meglio DOT con Magnifier? Io penso che dipenda molto dai vostri gusti personali e da quello che sono le vostre priorità. Questo è un sistema molto compatto e la velocità di ingaggio dell'EOTech è fenomenale, nonché il puntino molto sottile. Il reticolo green, anche qui gusti, è molto luminoso. In giornate come queste potrebbe essere premiante, ma magari in condizioni di luce più ridotta, chi lo sa. Questo dipende dal vostro utilizzo e dipende anche sempre, come dicevo prima, dai vostri gusti. L'abbinamento con l'arma è stato eccezionale, perché oltre a naturalmente nascere per l'impiego su R15 si sposa benissimo con tutta quello che è la linea dell'arma. Il tutto è dove dovrebbe stare, l'altezza è assolutamente perfetta, va subito davanti all'occhio, sia il punto rosso da solo sia il punto rosso con Magnifier, e non riduce tanto la luce in ingresso, questo merito delle lenti di eccezionale qualità. Che dire, anche questo, come quello che abbiamo visto in precedenza, è un setup veramente bello, versatile, che ti consente di fare tantissimo e di sfruttare appieno le caratteristiche di un 223 con canna 16 pollici come questo, che si è dimostrato anche molto preciso e costante nel performance. Bello il grip dell'impugnatura che viene fornita di serie, veramente molto aggressivo, magari per alcuni troppo, ma io mi sono trovato veramente bene. Lo scatto, che dire, come l'altra volta, ha dato una grande mano al tiratore a trovarsi subito a suo agio. E che dire, grazie ancora a Tommaso del Armee Luperini per averci supportato, anche se oggi non è qui con noi, oggi supportato per realizzare questo video. Grazie allo Sport Shooting Training qui di Montopoli per averci dato la possibilità di impiegare le sagome in Hardox 500, se no si passava dall'altra parte. E per altri real test di prodotti Bignami continuate a seguirci su cacciatoriveri.tv.
Be smart, be ready, be safe. Questo programma è stato offerto da